Ciao da Stefano Verona e ben ritrovati in Psicologia Semplice. Finalmente, dopo altri video importanti come premessa per capire i discorsi che faremo da oggi in poi, finalmente ci troviamo a parlare di dipendenza, che per chi non lo sapesse è l'oggetto del mio lavoro da circa 20 anni. Partiamo dalle domande che generalmente le persone mi fanno quando vengono a sapere che lavoro con le persone affette da tossicodipendenza o da dipendenza. Bene, la prima domanda che mi viene fatta sempre è: ma dottore, ma queste persone le dobbiamo considerare dei malati oppure no? Anche se non lo dicono vuol dire o delle persone viziose. Mm? Questa è la domanda. Risponderò a questa domanda anche in termini scientifici, ma prima di darvi la risposta definitiva che avrete se arriverete alla fine del video, proviamo a ragionare insieme. Proviamo a chiederci cosa vuol dire essere dipendenti da qualcosa. Essere dipendenti da qualcosa vuol dire avere bisogno di questo qualcosa per sentirci bene, in equilibrio, nella miglior forma possibile. Ok? È evidente che nessuno nasce con la sigaretta in mano o con lo smartphone in mano. Ok? Quindi noi naturalmente siamo in grado benissimo di vivere senza quelle sostanze o quei tipi di comportamenti. Nessuno nasce destinato ad aver bisogno di quel tipo di sostanza, no? Un po' come invece avviene con l'insulina, ad esempio. Le persone diabetiche, col diabete di tipo 1, sono persone che hanno un pancreas che non è in grado di produrre insulina e realmente loro per sopravvivere hanno bisogno dell'insulina e quindi hanno bisogno di iniettarsi delle dosi di insulina costantemente per tenere sotto controllo la glicemia, per evitare che l'eccesso di zucchero nel sangue li possa portare anche alla morte. Nessuno però di noi nasce col bisogno dell'alcol, dell'eroina o di altre sostanze, ok? Quindi da un certo punto di vista diremmo che avere una dipendenza da una delle sostanze che vengono trattate nei nostri dipartimenti non è normale. Consentiamoci di utilizzare questa parola normale, che oggi sembra qualcosa di politicamente scorretto utilizzare la parola normale. Invece io mi sento assolutamente libero di poterla utilizzare, però nei termini corretti. Allora diciamo che non è normale, nell'ottica di una vita intera, che una persona abbia bisogno di quel tipo di sostanza o di quel tipo di comportamento pena sentire un malessere profondo. Ma è normale se conosciamo alcuni tipi di sostanze, cioè veniamo in contatto con quelle sostanze, che si possa sviluppare una dipendenza nel momento che queste sostanze le incontriamo. Allora la domanda che ci dovremmo fare non è tanto perché le persone usano le sostanze. La vera domanda che dovremmo farci è perché una persona, dopo che ha usato una sostanza e ne ha sì provato i benefici, ma anche le conseguenze negative, non interrompe l'uso di quella sostanza o di quel comportamento, nonostante il fatto che si renda conto che il prezzo è estremamente alto a livello economico, di salute, di rischi e via discorrendo. Allora vuol dire che quella sostanza è entrata o quel comportamento sono entrati nella nostra vita, ci hanno dato delle sensazioni piacevoli, ma queste sensazioni piacevoli sono diventate così importanti che noi non siamo più disposti a combattere per liberarci da queste cose, nonostante il fatto che il prezzo che paghiamo sia veramente molto alto. Non siamo disposti o non riusciamo. Proviamo a ragionare in questi termini. In alcuni casi non riusciamo. Quindi non è normale aver bisogno di alcune sostanze, non è normale
aver bisogno di mettere in atto certi comportamenti per sentirci bene, ma fino a quando non le abbiamo conosciute queste esperienze per un certo periodo di tempo. Nel senso che alcune persone possono provare certe sostanze per un certo periodo senza sviluppare una dipendenza, altre no. E questo dipende da come è fatto il loro cervello, sostanzialmente. Quindi alcune persone hanno una maggior facilità a diventare dipendenti dall'alcol, altre a diventare dipendenti dal tabacco, altre a diventare dipendenti da alcuni comportamenti. Quindi nel momento che noi iniziamo ad assumere certe sostanze, non sappiamo in quel momento se abbiamo una vulnerabilità su quel tipo di sostanze e comportamenti. Ma nel momento che ci accorgiamo che sta diventando un problema, è possibile che questa sostanza abbia già attecchito a un punto tale che diventa molto difficile riuscire a liberarsene. Ok? Quindi non è normale aver bisogno delle sostanze e dei comportamenti, ma è normale che alcune sostanze, poiché sono in grado di attivare nel nostro cervello una molecola che si chiama dopamina, possano portarci a una dipendenza. Ok? Questo è l'elemento importante che dobbiamo sapere. Tutte le sostanze e i comportamenti che creano dipendenza vanno ad agire su una molecola che è la dopamina. L'interazione tra queste sostanze e questi comportamenti con la produzione di dopamina è in grado di generare la dipendenza in forme diverse in base a come è fatto il nostro cervello. Ricorderete quando abbiamo parlato, se avete seguito i video, sul temperamento delle persone con un'alta novelty seeking. Bene, queste persone, ricorderete, hanno un rapporto con la dopamina particolare e sono quindi delle persone che sono più vulnerabili allo sviluppare una dipendenza, poiché hanno bisogno costantemente di sentire questa eccitazione dopaminergica. Persone con una ricerca di novità molto bassa, invece, generalmente non sono così vulnerabili allo sviluppare delle dipendenze. Quindi c'è una differenza individuale. Possiamo dire che è una colpa avere una maggiore vulnerabilità? No, ovviamente. Ma questa diversa vulnerabilità c'è. Ha una base genetica? Sì, l'abbiamo detto, ha una base temperamentale, per meglio dire. Quindi alcune persone, quando entrano in contatto con certe sostanze, possono realmente diventarne dipendenti. Questo comporta due tipi di problemi. Da un lato una modificazione in quello che noi chiamiamo il circuito della gratificazione, quindi si crea una modificazione plastica nel cervello a seguito dell'utilizzo protratto di quelle sostanze o della reiterazione di certi comportamenti, così che il cervello richiederà con forza di continuare con quel tipo di comportamento. Ok?